Anche qui le persone che ottengono più risultati, che siano atleti o che sia gente che vuole fare ricomposizione corporea, non li ottiene perché ha più motivazione degli altri. Questa è una fuffa che vendono su internet, sti fuffaguru motivazionali. Mi sono autocensurato questa volta. È una cazzata assurda. Ti vendono che devi essere sempre motivato, sempre al top, sempre sul pezzo. Non è vero niente. Quello che ti serve non è essere motivato H24, 7 giorni su 7, perché non sarebbe realistico. Quello che serve è questo episodio 18 della serie in cui documento settimana dopo settimana il mio percorso verso la maratona sotto le 3 ore, mentre cerco di superare i 135 kg di panca. Ed è il penultimo episodio, perché questa è la settimana della gara. Io sono Alessandro, ho 2 figli, un'azienda nel settore fitness e cerco di allenarmi quasi come un professionista, pur cercando di mantenere una vita più normale possibile. Partiamo dal recap della settimana. Prima settimana di scarico andata, e è stata una settimana abbastanza leggera, diciamo, con non pochi imprevisti comunque. Oggi primo allenamento della settimana, full body A, cortissimo, 4 esercizi di cui 2 in superset, quindi secondo me in 3/4 d'ora dovrei essere fuori. Però c'è panca, che bello. È iniziata con una sessione di pesi brevissima, 4 esercizi, 4 perché abbiamo falciato via tutto quello che toccava anche solo le gambe, quindi era una sessione di full body che è diventata una sessione di upper. Quindi avevamo la panca piana, dove sto incrementando pian pianino, 105 kg ne ho fatte 776. Oggi che è lunedì, che sto registrando il recap della settimana, ritenterò con 105 kg, l'obiettivo sarebbe di arrivare a farne 888 per poi andare su un carico successivo, su un carico superiore. Pullover, dove con 25 kg ne sono uscite 15-15-15, quindi tenterò di aumentarlo un pochino oggi. Superset tra preacher curl e cable press down, dove col curl bene o male con 12 kg sto sulle 14-13 ripetizioni, mentre push down con 35 kg ne faccio 15 poi 13. Sono lì al limite. È un carico con cui se arrivo a cedimento sulla prima devo per forza fare qualche rep in meno nella seconda, quindi carico giusto. Martedì ripetute è stato un allenamento impegnativo per essere all'interno della settimana di scarico, ma in realtà un qualcosina di qualità bisogna metterlo, come dicevo tempo fa quando ho fatto il video sul tapering, per evitare di far addormentare completamente le gambe. È partito male, nel senso che nei primi chilometri avevo ancora un po' di dolore alla gamba, dolore che si è risolto quando la gamba si è scaldata, quindi secondo me ci sono voluti più di 15 minuti. Fortunatamente avevo 20 minuti di riscaldamento, poi avevamo 5 ripetute da 5 minuti ai 3,50, precisissime, abbiamo fatto le prime 4 ai 3,50 e l'ultima a 3,51, quindi proprio spaccate. E poi defaticamento. C'era un po' di dolorino, però sostenibile al punto da correre ai 3,50, quindi decisamente più forte rispetto a quello che è il mio passo gara, o comunque ha un bel ritmo per i miei standard, diciamo. È stato un bel allenamento, impegnativo, molto impegnativo, ma bello. A proposito di cross training, dopo le ripetute un po' di bici con zavorra, perché no? Oggi ripetute 5 da 5 minuti ai 3,50, sono andate bene, bisogna lasciare che la gamba si scaldi, poi in realtà viaggia, però all'inizio fa male, però le ho fatte tutte ai 3,50, l'ultima ai 3,51, quindi molto precise. Mercoledì finalmente ho tolto la bici dai rulli e l'ho rimessa in strada. Io avevo messo la bici sui rulli a ottobre, praticamente a settembre ho fatto l'Ironman full. Dopo l'Ironman mi sono preso 2 settimane in cui non mi sono allenato. L'idea erano 3 settimane, in realtà ho resistito 2 e poi ho ricominciato ad allenarmi. Finite quelle 2 settimane ho montato le barre per la presa aerodinamica, ho fatto il bike fitting e tutto quanto e l'ho messa sui rulli, perché era ormai fine ottobre praticamente, tra una cosa e l'altra è passato un mese dalla fine dell'Ironman, quindi dal 20 settembre facciamo che il 20 ottobre ho fatto l'analisi biomeccanica e ho messo la bici sui rulli e non l'ho mai tolta fino a adesso che siamo a maggio, quindi praticamente mi sono fatto 6 mesi consecutivi di rulli senza mai vedere la luce del sole e senza mai provare le barre aerodinamiche in strada, perché non ho avuto modo. Un po' perché d'inverno non mi piace andare fuori, ho paura di cadere, le strade sono bagnate, brutte e così via, non ho voglia di prendere freddo, e soprattutto perché non avevo il power meter che ho aggiunto in questo momento e quindi
tutti gli allenamenti fuori erano casuali, nel senso non sapevo quanti watt stavo esprimendo, potevo usarli col cuore e tutto quanto, però diciamo che nel ciclismo se si possono usare i watt è meglio, in linea di massima, per come la vedo io. E quindi ho fatto 6 mesi di rulli. L'ho rimessa in strada, è andato bene, è stato molto divertente, dopo che fai 6 mesi di rulli, logico che è divertente, è bello perché sei in compagnia, è bello perché sei all'aperto, è bello per mille motivi. Ho provato per la prima volta in strada la posizione aerodinamica e fa paurissima, cioè è la cosa più pericolosa del mondo. Da un lato sei incredibilmente più veloce, a parità di sforzo secondo me vai 3 o 4 km in più, ma tranquillamente. E dall'altro, inoltre sei comodissimo, c'è tutta la parte alta, è veramente rilassata. Quando io ho fatto il full Ironman senza le barre aerodinamiche, quindi sono stato così con i tricipiti in tensione per 5 ore, 6 ore, 6 ore. È stata una sfacchinata, eravamo probabilmente in 5 a non avere le barre aerodinamiche sulla bici. E quindi fighissimo, sei lì, sei comodo, hai solo le gambe che lavorano, puoi stare in quella posizione per un sacco di tempo, eccetera. Però l'altro problema è che è pericolosissimo, per due motivi. Il primo è che non hai tanto controllo, cioè tu sei qua e quindi per controllare la bici ogni movimento che fai ti senti veramente instabile. E il secondo è che se c'è un imprevisto tu da qua devi togliere una mano, raggiungere il freno e frenare. È una follia, ci metti un botto di tempo. E infatti l'ho tenuta ogni tanto su qualche rettilineo in cui mi sentivo particolarmente sicuro, non c'era traffico e così via, però diciamo che se vuoi allenarti all'esterno con le barre aerodinamiche devi andare su una ciclabile che sia tutta dritta, abbastanza larga, non troppo trafficata perché basta un imprevisto ti fai veramente male secondo me. Però è stato molto divertente, molto molto figo, mi è piaciuto e sono contento di ricominciare la stagione ciclistica in strada e di abbandonare un po' i rulli. Anche se in realtà gli allenamenti di qualità puri, quelli brevi, tipo da 50-60 minuti, con ripetute di un certo tipo, continuerò a farle su rulli anche d'estate, perché credo, in linea di massima credo di fare così, perché logicamente il rullo è molto più preciso, cioè se tu devi fare per 10 minuti 200 watt, tu per 10 minuti tiri fuori 200 watt, punto. Il rullo modifica la difficoltà in base alla tua cadenza e tutto. E invece in strada devi essere veramente tu bravo a gestire i watt che stai esprimendo, a gestire il cambio in base al vento contro, favore, dislivello e così via. Quindi credo che gli elementi quelli proprio più di qualità estrema li farò sui rulli e invece le uscite più lunghe, quelle chiamiamole in Z2, le farò volentieri in compagnia, in gruppo, all'aperto, con il power meter. Oggi palestra e un'ora aerobica in bici. Prima uscita in strada, non ho nessuna clip a riguardo, però è figo, dopo mesi di rulli. Ho fatto ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile, sì, 6 mesi di rulli praticamente. Quindi mi sono dimenticato come si andava in bici praticamente. Quindi un'oretta di palestra che è andata relativamente bene. E poi un'oretta aerobica, prima uscita tra l'altro col power meter, con il sensore di potenza nei pedali, tranquilla, 160 watt di media secondo me per un'ora, quindi tutto sommato anche quella bene. È figo, tornare in strada con la bici è fighissimo. C'è stato un altro allenamento in palestra, sempre mercoledì, il secondo, che erano 6 esercizi. Stiamo battendo forte sulla panca, se non si fosse capito, quindi panca inclinata con manubri, 30 kg, ne sono uscite 15-15-12, poi un rematore con un manubrio da 40 kg, ne sono usciti 11-11-11, poi stacco rumeno, 2 serie da 80 kg, 15-15, e poi upright row, tipo tirate al mento, che in realtà è un po' più avanti del mento, diciamo, ma nel video si capisce. 14 kg, ne sono uscite 12 e poi 9, e poi un superset di nuovo tra bicipiti e tricipiti. Bicipiti con 2 manubri, curl, 14 kg, ne sono uscite 14-14, e tricipiti dips, che ne sono uscite 14 e 13. Continua a non essere il mio esercizio preferito, le dip. Giovedì, corsa facile, doveva essere 60 minuti, di cui 30 facili e 8 ripetute da un minuto in soglia, quindi a un ritmo molto sostenibile, ma sono andate malissimo. Non ho fatto le ripetute, ho fatto 60 minuti tranquilli e mi sono sembrati un'eternità. Zoppicavo, avevo veramente male e non andavo avanti. Veramente, veramente doloroso.
Fortunatamente questi 60 minuti li ho fatti con mia sorella, che è medico, e da giovedì sera, quindi subito dopo questo allenamento, ho ricominciato il Dicloreum, che ho poi preso venerdì, sabato e domenica, fino a oggi. Questa sera è l'ultima serata di Dicloreum. Venerdì, ultimo allenamento in palestra, dove ho fatto chest press, quindi rimaniamo sul petto, sulla spinta orizzontale, 70 kg, 15-15-15, trazioni a corpo libero, presa prona, 9-9-9, superset tra pressa con una gamba sola e stacco rumeno con una gamba sola. Nella pressa ho tenuto una quarantina di chili e ne ho chiuse 12-12, e con lo stacco rumeno ho preso i 25 kg e ne ho chiusi 12-12. Qua, essendo che ho preso il Dicloreum la sera prima e il mattino stesso, ero già totalmente anestetizzato, ho avuto zero dolori, sono riuscito a fare la pressa, sono riuscito a fare tutto. E poi c'è stato un superset di bicipiti e tricipiti, 16 kg di bicipiti, 11 ripetizioni, 11 ripetizioni, 16 kg di tricipiti, 11 ripetizioni, 11 ripetizioni. E quindi appunto è andata bene per forza, perché non sento più il dolore. E quindi sabato niente, me lo sono tenuto libero, abbiamo giocato un po' a basket con i bambini, però nessuna attività sportiva programmata, diciamo. Quindi bici, basket, queste cose qua. E poi domenica invece giornata del lungo che è andato da Dio. Cioè proprio questo è un lungo che quando lo finisci dici no vabbè, cioè, ce l'ho la maratona sotto le 3 ore. È andato veramente veramente bene. Non ho mai avuto un roller coaster di emozioni come in questa preparazione, dove passi dal non ce la farò mai, è tutto un disastro, è tutta una merda, di qua di là, probabilmente la farò in 4 ore, a no vabbè, ce l'ho facile, eccetera. Ed è un continuo, ma addirittura all'interno della stessa settimana. Cioè io giovedì, no, quando è mercoledì, giovedì che ho fatto quell'ora disastrosa, ho detto vabbè, lasciamo perdere, non ci vado nemmeno a Edimburgo. Domenica ho finito il lungo, ho detto vabbè, mizzica, buono, veramente bene. Nello specifico erano 1 ora e 35 ai 4,45, che sono andate, quest'ora e 35 è andata da Dio, proprio un passo cui chiacchieravo tranquillo, sereno, gestito veramente veramente bene. E, per avere un'idea, su questo blocco qua il cuore era sui 151 battiti di media, cioè veramente tranquillo. Se un anno fa mi avessero detto che oggi avrei corso ai 4,45 per 1 ora e mezza con 151 battiti, non ci avrei mai creduto, mai nella vita. Poi è arrivato il blocco passo gara, erano 20 minuti in cui vediamo un po' la cadenza, il cuore ha tenuto una media di 161 più o meno, quindi logicamente più impegnativi rispetto a prima, 10 battiti in più, però comunque un passo sostenibile, avrei potuto quasi chiacchierare, cioè molto gestibile. Sono arrivato alla fine che non ero in affanno, avrei potuto andare avanti, molto buono. E poi 5 minuti di defaticamento finali, di nuovo ne ho fatti ai 4,50 se non ricordo male. In generale ottima sensazione, bellissimo lungo, sono contento. Dopo questo lungo ho fatto di tutto, ho finito il lungo, ho ancora fatto da pacer ad Arianna che doveva fare i suoi, mi pare 4-5 km, comunque doveva fare la sua uscita, allora l'abbiamo seguita per tutto il percorso. È stato figo, è stato divertente, le abbiamo messo la musica, molto bello. Poi siamo andati ci siamo spostati verso il campo di basket, portando Arianna dietro in bici, perché io non mi ero organizzato per avere la mia bici, e poi abbiamo ancora giocato, penso un'ora e mezza a basket. Quindi la gamba ha tenuto tutto, ha tenuto il lungo, ha tenuto girare in bici mentre seguivamo Ari che faceva il suo allenamento, ha tenuto per portare un'altra persona adulta, per quanto Arianna pesi come un bambino, da un punto all'altro, e ha tenuto per una partita di basket in cui ci siamo fatti suonare da 2 bambini di 8 anni, e quindi bene, oggi sono molto ottimista. Il problema è che stasera finisce il Dicloreum e quindi da domani probabilmente imploderò, non lo so, succederà qualcosa, però di sicuro il mio corpo mi presenterà il conto domani. Prima settimana di scarico finita, adesso inizia la settimana della gara, settimana di scarico. Quindi ci siamo, questo è il penultimo episodio di questa serie. 6 giorni a Edimburgo. Sono molto contento, molto emozionato, non sono sicuro di farcela, è bello perché se fossi troppo sicuro di farcela non ci sarebbe neanche questa emozione qua, e quindi vado, quel che fatto è fatto, farò del mio meglio e vediamo come va. Prima di passare alla seconda parte del video, 2 cose super importanti.
La prima è che tutta questa serie nasceva anche per una raccolta fondi che non sta andando esattamente come avevo previsto, come avevo sperato. Se hai modo di donare qualcosina, anche 5 euro vanno benissimo. Lascio il link nei commenti, tutto l'incasso va direttamente al Macmillan, che è una fondazione che si occupa di malati oncologici, una causa che a me è molto cara, è la mia seconda raccolta fondi che faccio per la ricerca contro il cancro. Se hai modo di donare mi faresti sicuramente un favore. Altra cosa importante, nei link in fondo al video trovi tutti i link più importanti che ci siano, link ai miei canali social, il link per prenotare eventualmente una call di mezz'ora con me, chiacchierare su quelli che sono i tuoi obiettivi, capire eventualmente come posso aiutarti, link al mio account Strava, qualsiasi link che ti possa essere utile lo trovi in descrizione al video. Lasciami un commento, fammi sapere cosa ne pensi in generale di questo progetto, fammi sapere cosa ne pensi della gara, se secondo te ce la farò o no. In generale siamo alla fine, è ora di tirare un po' le conclusioni, lo dico quasi con nostalgia, siamo al penultimo episodio e quindi sentiamoci nei commenti. Finora mi ha fatto molto piacere confrontarmi con voi nei commenti, in direct su Instagram e tutto quanto, quindi sentiamoci, fatemi sapere com'è andata questa stagione, diciamo, questa serie di episodi e niente, ci sentiamo o nei commenti o su Instagram. Una delle cose che mi sento ripetere più sovente da quando ho fatto le 12 maratone in 12 mesi, 3 anni fa ormai, ma che figo, vorrei anch'io avere la tua stessa motivazione, vorrei fare le maratone, vorrei fare gli Ironman, vorrei fare questo, vorrei fare quello. In realtà in questi 3 anni di, chiamiamole sfide estreme, no? Quindi c'è stato il primo anno in cui ho fatto 12 maratone in 12 mesi, che in realtà erano 8 maratone e 4 ultramaratone, per raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro, mentre aumentavo i massimali di panca, squat e stacco. L'anno successivo in cui ho preparato l'Ironman, mentre come atleta ibrido, quindi tenendo alti i massimali di panca, squat e stacco, e quest'anno, dove, o almeno questa metà dell'anno, dove sto cercando di portare la maratona sotto le 3 ore, mentre cerco di superare i 135 kg di panca, se c'è una roba che non è stata costante è la motivazione. Ci sono volte in cui non ho voglia di allenarmi, specie nelle settimane di picco, dopo le settimane di picco, quando veramente si è accumulata tanta fatica e letteralmente ti fa schifo allenarti, cioè proprio il tuo corpo ti dice fai qualsiasi cosa che non sia allenarti, ma devi farlo lo stesso. Ci sono state tantissime occasioni in cui non ho avuto voglia di allenarmi, la più recente sono le ultime 2 settimane in cui sono mezzo infortunato, c'è la fatica accumulata di 6 mesi di lavoro, a cui si somma tutto lo stress lavorativo e tutto quanto, in cui ci sono state volte in cui veramente ho dovuto farmi violenza per andarmi ad allenare. Però, come dicevo forse nell'ultimo video, quando si parla di numeri, una rondine non fa primavera, quello che incide è un campione un po' più ampio. Quello che ho visto io sugli atleti che seguo come coaching, quindi diciamo gente un po' più improntata alla performance, al portare a casa una gara di un certo tipo, determinati risultati, eccetera, o con la gente che seguiamo in Train Me Up, dove l'obiettivo è un po' più estetico, tra virgolette, dove l'obiettivo è la ricomposizione corporea, quindi cercare di perdere qualche chilo, rimettersi in forma, avere gli esami del sangue in ordine e così via. Anche in questi casi iniziano ad essere 2 campioni abbastanza grandi in termini di numeri. Train Me Up è aperta da 10 anni con 4 sedi, quindi mi ha visto parecchie migliaia di persone. Anche qui le persone che ottengono più risultati, che siano atleti o che sia gente che vuole fare la ricomposizione corporea, non li ottiene perché ha più motivazione degli altri. Questa è una fuffa che vendono su internet, sti fuffa guru motivazionali. Mi sono autocensurato questa volta. È una cazzata assurda. Ti vendono che devi essere sempre motivato, sempre al top, sempre sul pezzo. Non è vero niente. Quello che ti serve non è essere motivato H24 7 giorni su 7, perché non sarebbe realistico. Quello che serve è uno schema di cose che funzionano per te. Cioè devi creare intorno a te quell'ambiente che funziona per portarti verso il tuo risultato, anche e soprattutto nei momenti in cui manca la motivazione, ok? Ci sono una serie di cose che funzionano, o almeno su di me funzionano, sui miei atleti funzionano, su chi si allena in Train Me Up funzionano, e se applicate ti garantiscono che nei momenti in cui viene un po' a mancare la motivazione, comunque sarà più facile avvicinarsi a quello che è il proprio obiettivo, comunque sarà più difficile mandare tutto all'aria. Il primo punto, secondo me, è la data sul calendario. Ovviamente per l'atleta è più facile, per chi fa ricomposizione corporea un po' meno facile, ma avere una data sul calendario fa tutta la differenza del mondo. Lo sto vedendo io in questo momento, dove ho la maratona di Edimburgo, no? Ho visto il commento nell'ultimo video di Enea che mi diceva
e la maratona è una data e non la puoi spostare, no? Altrimenti sarebbe tutto più facile. Sei infortunato, ti fermi 3 settimane e poi tenti di andare sotto le 3 ore tra 3 settimane. È effettivamente vero. Quando tu hai una data, hai un obiettivo, è fissato lì, non lo puoi spostare, non lo devi spostare, e ti obbliga a fare tutto quello che devi fare nei tempi in cui devi farlo. Quindi la data sul calendario è utilissima e la può usare anche chi fa ricomposizione corporea. Quindi se ad esempio io devo essere in forma per un matrimonio, oppure ho la prova costume che viene tanto demonizzata, non metterti in forma per la prova costume, mettiti in forma per la prova costume, mettiti in forma per il cazzo di motivo che ti piace a te, ti metti una data, io entro giugno devo essere in forma, entro quel matrimonio devo essere in forma, o quell'evento là e voglio arrivarci particolarmente in forma, va benissimo, ci deve essere una data sul calendario, la data sul calendario ti aiuta a essere consistente negli allenamenti, a non saltarne nessuno, a dire cavolo, solo più questi giorni qui prima come si chiama? Dell'obiettivo, e quindi devo sfruttarli, o x settimane, x giorni, e quindi devo sfruttarli al meglio. Una cosa che si usa sovente con gli atleti, ad esempio, è fissargli delle gare intermedie rispetto alla gara che hanno a fine anno. Magari un atleta si fissa un Ironman a 12 mesi e a metà inizia a perdere un po' il fuoco. Perché? Perché magari sei in una fase particolarmente difficile dell'allenamento, la gara è ancora a 6 mesi di distanza, e quindi sovente si usa questa strategia di dire: senti, abbiamo l'Ironman tra 12 mesi, fissiamo un mezzo Ironman a metà, fissiamo uno sprint, fissiamo un olimpico, fissiamo altre distanze più brevi, anche per divertirci, per andare là a fare cose, eccetera. Però intanto aggiungiamo delle date al calendario. Avere delle date nel calendario garantisce al 100% che quando la motivazione inizia a calare, ci possiamo agganciare a quelle per portare avanti la baracca che sta iniziando un po' a vacillare. La seconda è un po' drastica secondo me, però su di me funziona, è mettere l'identità prima dell'obiettivo. Cioè invece che dire io devo mettermi in forma, io devo diventare un Ironman, io devo fare questo o quest'altro, sentire che tu sei quella cosa lì. Nel momento in cui tu senti che tu sei un Ironman, è paradossale, lo so, sembra da invasati, da pazzi, però funziona, che vi devo dire? Mi ero ripromesso di portare in questa serie solo cose in cui credo, e sta roba ci credo. Nel momento in cui tu dici io sono un Ironman, questo allenamento di oggi che devo fare 10 km, non voglio farlo, è estremamente più facile, per qualche cazzo di motivo, non lo so, però è estremamente più facile. Nel momento in cui dici io sono una persona che si tiene in forma, quindi io sono un individuo fit, diciamolo così, fare la dieta, dire di no a quell'aperitivo in più, non sto dicendo che di no agli aperitivi, però magari al quarto aperitivo della settimana puoi dire anche di no, è molto più facile perché tu sei quella roba lì. Il terzo punto, ed è una cosa che io faccio in continuazione, è togliere più attrito possibile dall'ambiente circostante. Ogni cosa che crea attrito tra te e l'allenamento, tra te e il tuo obiettivo, va eliminata. Ovvero, magari puoi preparare le scarpe la sera prima, puoi preparare gli indumenti la sera prima, vicino alla porta ti metti già scarpette da corsa, pantaloncino, fascia cardio, maglietta, calze, così suona la sveglia, vai di là senza svegliare nessuno, ti vesti in cucina e sei pronto ad uscire. Hai tolto l'attrito del devo cercare nel buio le cose senza svegliare la mia compagna, senza svegliare mia moglie, senza svegliare il vicino di casa e così via. Hai tutto pronto lì, devi semplicemente prendere e fare. Allo stesso modo può essere il avere una palestra, cioè cercare una palestra che sia comoda nel tragitto casa-lavoro e non a 40 km di distanza, perché poi quando penserai minchia devo farmi 40 km di andare, adesso 40 sono un po' tanti, però è per estremizzare un concetto, è logico che la voglia verrà meno. Oppure se ad esempio fatichi a stare dietro la dieta, fare quello che è il meal prep, cioè mi metto lì la domenica, mi preparo tutti i pasti della settimana, domenica me li preparo fino a mercoledì e da mercoledì mi preparo quelli che vanno fino alla domenica successiva, fa sì che non ci sia quel momento in cui devi dire questa sera che faccio? Cucino oppure ordino qualcosa da asporto? Perché è già la roba cucinata e i nostri genitori ci hanno insegnato che sprecare cibo è un peccato e quindi mangerai quella roba che ti sei cucinato perché non vogliamo sprecare il cibo. E sta roba funziona, togli attrito, togli decisioni, togli tutto quello che è. Come mi devo vestire oggi per andare a correre? Che cazzo se ne frega? Compra 6 completini tutti uguali e ti vesti sempre uguale per andare a correre. Ogni cosa che comporta il processo decisionale è attrito in più per quell'allenamento lì, per quell'obiettivo lì. Quarto punto secondo me importante è creare uno standard minimo e rispettare quello che non sia mai zero. Quello che io vedo sia sugli atleti
su chi fa ricomposizione corporea è che chi ottiene i risultati è estremamente più costante nel fare anche solo qualcosa. Cioè, quello che frena i risultati non è il non fare tutto perfetto, non è quello. Quello che frena i risultati è la gente che fa una settimana perfetta, una settimana sto fermo, 2 settimane perfette, una settimana sto fermo, 3 giorni perfetti, poi per 2 giorni non faccio niente. Quella roba lì non funziona, non funzionerà mai. Il tuo corpo ha bisogno di costanza. Non hai voglia di fare un'ora di corsa, metti le scarpette e fai 15 minuti, fanne 20. Esci, ti fai il giro dell'isolato 2 volte, sono passati 15 minuti, torni a casa, qualcosina l'hai fatto. Non hai voglia di farti un'ora e un quarto di palestra? Entra e oggi fai solo i fondamentali. Entri, fai la panca, fai lo squat e vai a casa. Via, sei stato 25 minuti in palestra, 12 minuti e mezzo per la panca, 12 minuti e mezzo per lo squat e sei andato a casa. E magari hai fatti pure il 70% rispetto ai carichi che dovevi fare, ma qualcosa l'hai portato a casa. Serve a livello psicologico, serve a livello fisico, perché il nostro fisico mantiene comunque l'allenamento, non è un continuo recuperare, avere i DOMS, aspettare che i DOMS passino. La gente che fa una settimana a fuoco e una dove sta ferma non arriva mai da nessuna parte. 10 anni di Train Me Up, 15 anni di esperienza come trainer, quello è il peggior killer dei risultati. Veramente non c'è niente di peggio di quella roba lì. Meglio fare meno ma in continuazione. Quinto punto, per me fondamentale, è delegare le decisioni a un coach. Avere un coach. Questa è una roba in cui io credo profondamente. Ho sempre avuto coach, mi sono fatto allenare da coach di bodybuilding, mi sono fatto allenare da coach di powerlifting, mi sono fatto allenare da running coach, da coach di atleti ibridi, da coach di tutti i tipi fondamentalmente, e secondo me è una roba fondamentale da cui non si scappa, nel senso che se il tuo coach non ha un coach dovresti cambiare coach. Non crede in quello che ti vende, ti sta vendendo una roba in cui neanche lui ci crede, non crede che sia necessario avere un coach e ti sta vendendo il fatto che tu devi avere un coach. Quindi fondamentale secondo me delegare la decisione, le decisioni, il processo decisionale a un coach. In questo modo ti ci puoi confrontare anche a seconda del tuo livello di esperienza, perché è logico che il confronto che ho io col mio coach è diverso da quello che avrebbe uno che è alle prime settimane di allenamento. Io ho un po' di anni di esperienza alle spalle, ci parliamo come si parlano due professionisti. Ti ci puoi confrontare, ma togli il processo decisionale, lo dai a un altro, soprattutto quando sei stanco, affaticato, stufo, infortunato e hai 1000 balle per la testa. Avere qualcuno che decide per te, tu devi semplicemente eseguire e la svolta. Ti serve un coach, non importa quanto tu sia esperto, non importa quanto tu ti senta arrivato, ti serve un coach. Smettere di essere presuntuosi e arroganti è il primo passo per migliorare ulteriormente quello che è la propria condizione atletica. Un'altra cosa è rendere più visibile possibile il progresso che tu stai portando a casa. Tu pian pianino migliori, che sia a livello estetico se vogliamo fare ricomposizione corporea, che sia la tua velocità nelle ripetute, che sia quello che vuoi. Avere dei dati da guardare una volta ogni tanto fa sì che si riaccenda quella fiamma di motivazione di cui parlavamo prima grazie a questi dati. Può essere il tempo che fai nei 5 km, quindi una volta ogni tanto testerai 5 km e ti segni il tempo che fai. Possono essere 1000 fattori diversi, fotografie, come dicevo prima nel caso di composizione corporea e così via, ma l'importante è avere qualcosa da monitorare nel tempo e che ogni volta ti riaccende la fiammella. Ad esempio mia compagna che si sta approcciando alla corsa, Arianna, in questo momento, lei usa l'andamento del tren del View 2 Max da orologio. Logicamente è meno affidabile del View 2 Max testato in laboratorio, perché il View 2 Max del Garmin o dell'Apple Watch deriva da determinate formule che calcolano in base a come varia il battito cardiaco su determinate velocità, però è comunque un dato, è un trend, ipotizzando che le formule utilizzate siano sempre quelle, il trend è un dato da tenere in considerazione, e quindi il fatto di vedere che pian pianino nelle settimane il View 2 Max tende ad andare verso l'alto ti dà quel senso di sto combinando qualcosa, sto migliorando veramente, ci sono dei dati nero su bianco, che appunto può essere la foto della mia composizione corporea, può essere il mio tempo su 5 km, può essere il mio View 2 Max, ma c'è un dato che nero su bianco mi sta dicendo bravo, brava, stai facendo qualcosa nella direzione del tuo obiettivo. Poi sicuramente un partner dell'allenamento fa tutta la differenza del mondo, ne ho parlato 1000 volte in questa serie, aver avuto la possibilità di allenarmi con Oscar, con Ema, con Federico,
avere l'appuntamento con loro, sapere di dover mantenere una promessa, no? Se abbiamo detto che ci vediamo domenica per il lungo alle 9, io alle 9 devo essere lì. Se ho dormito bene, se ho dormito male, se sono stanco, se non sono stanco, alle 9 sarò lì. Ti ho fatto mettere la sveglia, verrò con te, non te lo faccio fare da solo. Avere il personal trainer in palestra che ti aspetta e sta un'ora con te, per quanto riguarda ad esempio Training App. Comunque avere qualcuno a cui rendere conto aiuta tantissimo, anche se sei un atleta esperto, anche se sei un atleta evoluto, quello che vuoi. Figurati per il neofita, tutti questi ragionamenti io li faccio su di me, che ho un po' di anni di esperienza alle spalle, figurati la persona che inizia ora. Quindi avere qualcuno con cui andare a correre, con cui andare a camminare, con cui andare in palestra, aiuta all'infinito, ti mantiene sul pezzo, devi mantenere la promessa che hai fatto, devi presentarti, ti obbliga a presentarti anche quando non avrai voglia, anche quando le scuse iniziano a essere una sopra l'altra, ti obbliga a mantenere quella promessa lì. E l'ultima, ma questa qui è il boss finale per quanto mi riguarda, fai qualcosa di estremo una volta nella vita. Esempio concreto, ho portato sul canale Marco Matteazzi, 100 maratone in 100 giorni, questa è una roba iper estrema. Quando lui trova una difficoltà nella vita di tutti i giorni, dirà, ma sul serio mi sto facendo problemi perché oggi non ho voglia di correre 15 km, ho fatto 100 maratone in 100 giorni, questi 15 km oggi li faccio. Per quanto mi riguarda è stato il full Ironman, una gara distruttiva, eterna, 11 ore e mezza di gara, stancantissima, e quando c'è qualcosa che mi blocca dico, ma veramente Ale, cioè hai fatto una gara di 11 ore e mezza e adesso ti stai facendo problemi perché oggi non hai voglia di correre 8 km, 10 km, non hai voglia di farle ripetute, vedi di andare, capito? Questa roba funziona da Dio. È un po' estrema perché ti porta a fare qualcosa di estremo, ma non per forza vuol dire 100 maratone in 100 giorni. Può anche essere chiudere una mezza maratona, partecipare alla tua prima 10 km. Quando dovrai fare un allenamento di 5 dirai, cavolo, io ho fatto quella gara di 10 km, l'ho fatta anche con un buon tempo, sono molto felice e quindi oggi non mi spaventerà a fare questi 5 km. In generale comunque mettersi alla prova fa sì che poi quella cosa lì puoi usarla quasi come ricatto con te stesso, di dire dai, ma tu sei quella persona che fa quelle cose e oggi ti fai problemi a fare sta roba qui. Quindi, riassumendo, quello che serve non è la motivazione va e viene, la motivazione è un sentimento, è un'emozione, non so cosa sia, ma comunque cataloghiamola come emozione. Come tutte le emozioni è giusto che ci sia ed è giusto che non ci sia, no? Se noi fossimo sempre felici, la felicità perderebbe il suo sapore, la tristezza fa sì che la felicità sia più felicità, non so come dire. Comunque, allo stesso modo, la motivazione oggi c'è, domani non c'è, quello che fa differenza è l'essere schematici, l'essere diligenti, sapere che devo fare delle cose, trovo un modo di farle, me ne programmo, metto delle date, rimuovo l'attrito, faccio in modo di presentarmi all'appuntamento, faccio meno ma faccio, non interrompo il processo bruscamente e un passettino alla volta arrivo al mio obiettivo. Arrivare agli obiettivi è molto meno difficile di quanto la gente creda, la gente si fa un sacco di paranoia, un sacco di problemi, quando in realtà basterebbe veramente iniziare a fare e capire un po' questi cheat code qua, sblocco questo, sblocco quello, e un passettino alla volta senza fretta si può fare veramente di tutto, veramente di tutto. Spero che questo episodio ti sia piaciuto, ti sia stato utile, che ti sia portato a casa qualcosa da applicare da domani. Lasciami nei commenti il tuo parere, sono molto contento di leggerli, quando riesco rispondo a tutti, sia qui nei commenti su YouTube che sui social, lì ci metto un po' più di tempo, ma prima o poi la risposta arriva e ci vediamo al prossimo episodio per vedere com'è andata Edimburgo.